sostanze, quindi noi vediamo magari la parte finale del degrado, ma le motivazioni sono le più svariate, bisogna conoscerle. Buongiorno Edda, eccoci di nuovo insieme. Buongiorno Sonia. L'argomento di oggi è una ricerca che è stata realizzata dall'Università del Cairo e che è stata pubblicata qualche mese fa. Questa riguarda l'interazione tra gli agenti atmosferici con stampe a gelatina d'argento. Sì, è un argomento molto interessante, anche perché le stampe a gelatina d'argento, oltre ad essere molto importanti e una grandissima testimonianza, sono anche abbastanza articolate perché sono formate da più materiali. Abbiamo uno strato di supporto che è quello della carta, che durante la storia abbiamo visto essere diversa, dagli stracci fino ad arrivare alla carta 100% purificata. Poi c'è lo strato di solfato di bario e infine quello dell'immagine con le particelle d'argento immerse nella gelatina. Oltretutto, anche il metodo di stampa è diverso. Per esempio, poteva essere quello della pellicola direttamente esposta alla luce oppure quella sviluppata. E quest'ultima è quella che è stata presa in considerazione per questo studio. Esattamente. E queste stampe reagiscono con gli inquinanti che possono essere sia di fonti interne sia di fonti esterne. Quindi per interne intendiamo i metodi di conservazione impropri, che possono ad esempio essere i luoghi in cui vengono contenuti, che possono ad esempio essere di legno che rilascia perossidi e che poi interagiscono con le stampe. Mentre invece le fonti esterne riguarda l'ambiente atmosferico esterno che per via delle attività industriali rilasciano diversi inquinanti e al Cairo, dove sono state svolte le ricerche, si è registrato che gli inquinanti sono dai 10 alle 100 volte superiori agli standard che dovrebbero essere rispettati e quindi abbiamo tanti inquinanti che interagiscono con questi materiali. Esatto, diciamo che poi la ricerca si è focalizzata su due tipi principali di inquinanti, perossidi che hai citato prima e i solfuri di idrogeno che interagiscono direttamente con le particelle di argento. Oltretutto, se posso aggiungere, anche per quanto riguarda il materiale di stoccaggio, un elemento importante è la lignina, che oltre a lasciare perossidi, rilascia anche delle sostanze organiche e le aldeidi che anche quelle poi a loro volta interagiranno con il materiale. Però comunque per questo studio sono state prese queste due particolari fonti. E inoltre non dimentichiamoci che anche la temperatura e l'umidità relativa incidono in maniera considerevole ad aumentare l'effetto di degrado. E le tipologie di degrado, quindi i cosiddetti sintomi, no, delle stampe, che subiscono le stampe, sono lo sbiadimento, la formazione di macchie, e poi anche la formazione di zone con una certa, con una certa iridescenza e infine la perdita di colore. Esattamente, e per verificare appunto se queste cause, questi sintomi fossero dovuti a questi due particolari tipi di inquinante, i ricercatori hanno bombardato dei campioni di carta di gelatina d'argento per 10-15 giorni con il perossido di idrogeno e con il solfuro di idrogeno. La valutazione di questi esperimenti è stata fatta con microscopia ottica, con spettroscopia infrarossa e con misurazioni colorimetriche. Esatto, e dai risultati ottenuti da queste analisi possiamo vedere cosa effettivamente ogni inquinante abbia causato. Per esempio, per quanto riguarda il solfuro di idrogeno, possiamo spiegare quell'effetto iridescente che citavi prima, perché praticamente le particelle d'argento
liberano ioni di argento che migrano all'interno degli strati di gelatina, che però arrivando poi in superficie si riducono di nuovo a argento metallico e quindi creano quell'effetto iridescente, quello mirroring che tipico del degrado di questo tipo di stampe, e soprattutto nelle zone chiare è stato visto questo scolorimento, quindi la zona chiara è diventata proprio più scolorita rispetto alle altre, dovuto al solfuro di idrogeno. Interessante è anche che i campioni che sono stati invece esposti a perossido di idrogeno hanno visto questo tipo di degrado, quindi lo scolorimento, non sulle parti in luce, come invece appena spiegato, ma sulle parti in ombra. Per i campioni esposti a perossido di idrogeno, altri effetti che si sono visti sono stati la creazione di una rete di crepe e anche l'infestazione da parte di funghi, quindi in questo caso è stato osservato l'Aspergillus. Mentre con la tecnica infrarossa si è visto che la gelatina va incontro ad idrolisi, mentre invece la cellulosa va incontro ad ossidazione. Sì, quindi abbiamo proprio la prova di come all'interno di uno stesso oggetto vi siano diverse interazioni con i diversi materiali e le diverse conseguenze. Quindi noi vediamo magari la parte finale del degrado, ma le motivazioni sono le più svariate, bisogna conoscerle. Esatto, la conoscenza è un punto fondamentale e infatti è molto piacevole leggere queste ricerche che vengono fatte, che studiano l'interazione dell'atmosfera con i materiali, perché è ciò che riguarda l'ambiente in cui viviamo, noi stessi compresi. E conoscere è in primis il primo passo per poi trovare delle soluzioni. Esatto, quindi io a questo punto brinderei alla ricerca e all'arte e alla cura dell'arte. Un brindisi. Brindisi.